Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera ci spostiamo Verso l'Europa dell'Est. Esatto, facciamo una torta che si chiama torta amandina, che è una torta che mi hanno chiesto, mi ha chiesto una cliente, una carissima persona. Un'amica più che una cliente. Un'amica, sì, una carissima persona. E quindi io mi sono adoperata per fare questa torta. Eccola qua. È una torta rumena. Eh sì, è una torta rumena. È una torta anche abbastanza complicata perché ci sono, come vedete, tantissimi ingredienti sul tavolo e adesso ve li vado ad elencare. Vai. Per il pan di Spagna andate a vedere la ricetta che per cortesia metterai nell'info box. Certo. Mi sono girata, giuro. Nel frattempo mettete una pentola sul fuoco con dell'acqua perché vi servirà per pastorizzare le uova. Allora, vi dico 200 g di cioccolato fondente. Calcolate che io sto facendo tutte doppie dosi, quindi vi do la ricetta base. 200 g di cioccolato fondente, 20 ml di rum, 2 uova, come vedete io ho tutto doppio, 100 g di zucchero, 100 g di burro e 100 g di mascarpone. A questo punto il mascarpone può essere anche un'opzione, nel senso che non a tutti piace. Io ce lo metto perché mi è stato richiesto. Ok, questo è per la crema al cioccolato della farcitura. Poi ci spostiamo sulla bagna. C'è una bagna molto particolare al caramello che andrà fatta, sì, esatto, andrà fatta, questa è la pentola che serve per pastorizzare le uova, quindi non c'entra nulla, l'altra pentola sta già sul fuoco. Dicevo, andrà fatta con 100 g di zucchero, quindi voi metterete 50 grammi perché ripeto io sto facendo tutto doppio, e 15 ml di rum, nonché 180 ml di acqua, ok? Questa è la bagna. Poi vi do le dosi anche per la glassa. La glassa è la cosa più semplice da fare qui perché si fa con 200 ml di panna e 200 grammi di cioccolato fondente, ok? Come vedete io ho messo tutto doppio. Perché metti tutto doppio? Perché la cliente mi ha ordinato 1,5 kg, 2 di torta. Perfetto. E quindi devo ovviamente soddisfare le sue esigenze. Certo. Andiamo ad iniziare. Allora, come prima cosa andrò a pastorizzare le uova, quindi metto le uova. Questo è il vassoio che mi servirà per poi mettere la torta. Le uova nel nostro pentolino. Oh, ecco qua. Alcune sono molto dure come guscio, altre sono leggerissime. Eccole qui. Questa è dura infatti, vedi? A posto. Con lo zucchero. E vado sul fornello a bagnomaria con la frusta. Ci vediamo sui fornelli. Allora, a questo punto, A cosa serve questo per, passaggio? tra virgolette, cuocere le uova in parte, quindi pastorizzare proprio. Okay. Evitare di mangiarle crude. Quindi quando cominciate a vedere che le uova mandano un leggero vapore in aria, sono pronte, le togliete e le mettete nella bowl della planetaria oppure in un'altra bowl e userete delle fruste elettriche. Quindi ci rivediamo tra un po'. Allora, abbiamo pastorizzato le uova con lo zucchero, a questo punto l'ho messa nella planetaria e adesso le mando avanti. Intanto sciolgo a bagnomaria il cioccolato fondente. Ci vediamo qui.
Intanto che le fruste vanno, abbiamo messo sul fuoco lo sciroppo per fare Il il caramello, che poi servirà per fare lo sciroppo. che servirà per fare lo sciroppo. Quindi ci vediamo tra poco. A tra poco. Eccoci qua. Allora, il caramello è sciolto, o meglio, lo zucchero è tutto sciolto, è formato il caramello. E a questo punto, mi raccomando, il caramello non lo girate mai, Io ho messo un coperchio, così si faceva prima. E si è sciolto prima, infatti si è sciolto in un attimo. Usate una pentola larga. Ecco qui. Adesso piano piano alziamo la fiamma in maniera che così si scioglie per bene lo zucchero con l'acqua. L'acqua deve essere calda, perché sennò... E adesso piano piano facciamo sciogliere questa caramella che si è formata da una parte. Dopodiché mettiamo il rum e la bagna è pronta. Quindi ci vediamo tra un po' per la crema al cioccolato. Allora, abbiamo messo il cioccolato fuso, il rum, adesso mettiamo i pezzettini di burro e ne mettiamo, diciamo, 3 pezzetti alla volta e lo mandiamo avanti fino a che il burro non è completamente assorbito. Va bene? Qua c'è comunque una fessura e noi dalla fessura mettiamo il burro. Ci vediamo a burro tutto messo e assorbito. Eccola qui. A questo punto metteremo il mascarpone. E mandiamo avanti lo stesso planetaria come prima, fino a che non sarà completamente assorbito. A tra poco. A fra poco. La bagna qui è praticamente pronta. È pronta. La frusta ha finito il suo lavoro. E adesso andiamo a comporre la torta. Quindi ci vediamo. Poi faremo la glassa. E quindi ci vediamo adesso sul tavolino. Ci vediamo sul tavolino. A fra poco. Ci siamo quasi. A Allora, che punto siamo adesso? Siamo al punto che ci eravamo lasciati che avevamo fatto la bagna Sì. preparata, ok. La crema io l'ho messa nel frigo, perché? Perché è molto più semplice poi metterla, vedete perché? È diventata bella dura, ok? Guardate, è perfetta. Sì. Quindi se così non fosse stato, avreste dovuto usare un grande coppa pasta da mettere intorno alla torta. Perché certo, troppo liquida, se no come appoggi qualcosa sopra esce fuori. Esattamente. Invece, in questo modo non ci sarà bisogno. Allora, andiamo a bagnare il primo strato. Abbondantemente. Poi più o meno rum, poi dipende sempre dai gusti. Sì, io ne ho dovuto mettere parecchio perché la nostra amica mi ha chiesto espressamente di mettercene parecchio. Questo è come quando fai le torte per tua madre o per la mia, che loro Adorano la zuppa inglese bella sì, inzuppata. bella inzuppata, giustamente. Se no, che zuppa inglese è? Certo. Allora, a questo punto mettiamo un po' di crema. È venuta proprio perfetta, Sì. guardate com'è bella liscia, omogenea e soda. E la mettiamo bene su tutto lo strato di pan di Spagna. E facciamo così per ogni strato, ok? Imbeviamo il pan di Spagna e mettiamo la crema, imbeviamo il pan di Spagna e mettiamo la crema. Quindi Ci vediamo al lavoro fatto. ci rivediamo al lavoro fatto. Eccola, a questo punto dobbiamo rimetterla nel frigorifero per almeno un'ora nella parte più fredda e poi andremo a metterci sopra la glassa al cioccolato. Ci vediamo più tardi. Ci vediamo dopo. Allora, abbiamo sciolto la cioccolata con le dosi che vi avevo dato prima insieme alla panna e a questo punto ne mettiamo un pochino e cerchiamo di livellarla.
Come vedete abbiamo messo la torta sopra una gratella, perché comunque tutta la cioccolata poi dovrà scendere in basso e ricoprire tutta la torta. Ok, ci vediamo a torta ricoperta. Ora, la ganache che è avanzata l'andremo a montare per fare dei ciuffi sulla parte superiore della torta e per la decorazione. Ok? Quindi andiamo a montarla per bene, cambierà un po' di colore, diventerà un pochino più chiara, ma è normale perché è l'aria che viene a far parte del composto. È bella però, È bella, ma dato che la cliente l'ha voluta molto imbevuta, certo. diciamo che un pochino ha ceduto di qua e di là. Comunque, adesso mettiamo, questo è opzionale ovviamente, non è per forza che dovete metterlo, le scagliette di cioccolata o la codetta di cioccolata, quello che volete voi. E adesso i ciuffi. E adesso ci facciamo i ciuffi. Ok, se volete potete metterla anche sui lati, è a vostro piacimento. Se qualcuno di voi è rumeno e sa la tradizione o comunque in quale parte della Romania viene fatta principalmente questa torta e me lo fa sapere, io sono sempre molto curioso delle tradizioni delle nazioni, Eccoci qua. delle altre nazioni. Adesso la rimettiamo nel frigo e la lasciamo così fino a domani, senza muoverla. Va bene? Quando sarà poi consegnata alla cliente, ovviamente. A domani! A domani! Eccola qui la torta, è perfetta, siamo a casa della nostra amica Adri che è rimasta molto impressionata, ha detto che è proprio questa la torta che voleva e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima! Ciao a tutti! Ciao ciao!